Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un aspetto molto importante quando si impara l'italiano. Che ruolo ha la grammatica durante le tue diverse fasi dell'apprendimento di questa lingua? Serve davvero studiare tanta grammatica per cominciare ad esprimersi in italiano? Io sono Carlo e se sei nuovo su Piazza Square, iscriviti ora per non perdere nessuno dei nostri video sull'italiano e sull'Italia. Dopo aver insegnato questa lingua per diverso tempo, ho capito che dare troppo peso alla grammatica nelle fasi iniziali del tuo studio potrebbe rallentare il tuo apprendimento. Potrebbe quindi essere un po' un problema. Magari ti stai approcciando alla lingua italiana perché hai una passione verso questa lingua o perché ti piace la musicalità delle frasi e delle parole italiane. Quando cominci poi a studiare la grammatica, fai fatica a ricordare tutto quel romanticismo che associavi a questa lingua. Questo è del tutto normale perché studiare la grammatica nasconde tante difficoltà che magari avevi sottovalutato. Ma allora, qual è l'approccio giusto per cominciare a studiare questa lingua e mantenere la motivazione a lungo termine? Cominciare lo studio dell'italiano con un libro di grammatica, studiando le tante regole ed eccezioni che fanno parte della grammatica italiana, potrebbe non essere la strada più facile per cominciare. Voglio raccontarvi una storia. Quando insegnavo italiano in Austria, alle famiglie austriache, notavo che gli adulti davano tanta importanza alla grammatica, soprattutto nelle prime fasi dello studio di questa lingua. I bambini invece tendevano più ad imparare le frasi a memoria o davano tanta importanza ad imparare parole nuove, più che alle regole grammaticali. I bambini pensavano solamente a divertirsi durante l'apprendimento. Per loro l'apprendimento non era una cosa pesante. Il risultato di questi due diversi approcci tra gli adulti e i bambini era sempre che i bambini mantenevano la motivazione più a lungo, nonostante durante le lezioni tendevano sempre a distrarsi. Gli adulti che durante le lezioni rimanevano sempre concentrati sul libro e non si divertivano molto, cominciavano poi a fare fatica dopo qualche mese. Questo perché l'apprendimento dell'italiano per loro non era più un piacere o un divertimento, ma era un qualcosa che veniva affrontato con un approccio più serio. Penso che a volte dovremmo imparare dai bambini, dovremmo utilizzare quella spensieratezza che avevamo anche noi da piccoli per vivere tutto come un gioco e non come una sfida che ci porta a stress. Se ti stai approcciando all'italiano, non aver paura di non capire i film o le canzoni o i dialoghi che puoi ascoltare. Abitua il tuo orecchio a queste cose, buttati completamente, lasciati andare e lasciati travolgere dal suono e dalla musicalità della lingua italiana. Piuttosto che cominciare sforzandoti tanto sulla grammatica, comincia ad imparare a memoria le frasi base. Comincia ad imparare come presentarti in italiano, come dire la tua età e come parlare della tua professione. All'inizio è del tutto normale non capire il perché ogni verbo è nella forma in cui lo vedi. Diventerà tutto più chiaro con il passare del tempo. Fidati di me, comincia ad imparare le prime frasi a memoria e a recitarle senza nemmeno pensare. Dopo averle utilizzate varie volte con i tuoi compagni di corso o anche da solo, queste frasi cominceranno a sembrarti sempre più familiari. Piano piano inizierai anche a capire il perché la frase è strutturata nella maniera in cui è strutturata. Imparare l'italiano da soli è del tutto possibile. Ciò che è più complicato quando si è da soli è mantenere la motivazione a lungo termine. Spesso quando cominciamo a studiare l'italiano, cominciamo a studiare tantissime ore e a sforzare la nostra mente molto nelle prime fasi. Questo ci porterà ad annoiarci molto presto. Dobbiamo cercare di evitare di strafare e studiare l'italiano a piccole dosi, in modo costante e con disciplina continuare a studiarlo giorno dopo giorno.
Non serve studiare troppe ore, non dedicare 4 ore al giorno. Mezz'ora o un'ora è la quantità di tempo giusta se sei all'inizio. Se ti rendi conto che imparare l'italiano è un qualcosa che ti piace, che ti rilassa, dedica gradualmente sempre più tempo all'apprendimento della lingua. Un altro fatto interessante nel paragonare l'approccio che i bambini hanno quando imparano una lingua rispetto a quello che hanno gli adulti è il fatto che i bambini, quando devono esprimersi, non pongono molta attenzione alla coniugazione dei verbi o alla preposizione scelta. I bambini cercheranno di esprimere quello che hanno dentro e comunicare ciò che vogliono dire in modo naturale, pur facendo errori all'inizio. Fare errori non è un qualcosa di negativo, è parte del processo. Gli adulti invece, quando provano ad esprimersi, sono solamente concentrati ad usare la grammatica nel modo corretto. Questo può rallentare il modo in cui ti esprimi. Anziché comunicare il messaggio, sei lì a pensare dovrei usare questa preposizione o questa qui? È meglio l'imperfetto o il passato remoto? Queste domande sono domande del tutto lecite ed è molto importante porsele. Semplicemente non devi basare tutto il tuo apprendimento sulla grammatica. Poniti queste domande nella giusta quantità. Non preoccuparti se all'inizio del tuo apprendimento ti esprimi nel modo scorretto. L'importante è esercitarsi molto, fare tanta conversazione, tanto ascolto e imparare sempre parole nuove. Grazie all'ascolto riuscirai a renderti conto quando il verbo che stai usando non è coniugato nel modo giusto. Questo perché lo avrai ascoltato molte volte, magari da un madrelingua, coniugato nella maniera corretta. Quando sarai tu ad usare quel verbo nel modo scorretto, sembrerà strano all'ascolto. Riassumendo i consigli che ti ho appena dato, potrei dirti che all'inizio dell'apprendimento la cosa più importante è riuscire ad esprimersi, riuscire a comunicare un messaggio. Con il tempo andrai poi a perfezionare ogni frase che stai utilizzando. Dopo questo consiglio mi viene in mente una cosa fondamentale quando si impara una lingua, specialmente quando la lingua è l'italiano. Gli italiani sono persone molto aperte, a cui piace comunicare e che non ti giudicheranno se fai degli errori. Questo vuol dire che la cosa più importante per te che stai imparando questa lingua è superare la vergogna, superare la timidezza. La timidezza è del tutto normale quando ci esponiamo a fare un qualcosa di cui non siamo molto sicuri. Questo ad esempio quando proviamo a parlare l'italiano. Quello che dobbiamo capire da subito è che la timidezza e la vergogna, così come la paura di sbagliare, sono delle cose che esistono solamente nella nostra mente. Allora non dobbiamo far altro che cominciare a parlare, cominciare a superare le barriere iniziali. Imparare l'italiano senza grammatica è possibile. La grammatica è una parte fondamentale, ma solamente in un secondo step. Comincia ad imparare sfruttando la passione che hai per questa lingua, sfruttando la motivazione e le ragioni che ti hanno portato ad approcciarti a questo mondo fantastico. Se vuoi imparare l'italiano per viaggiare in Italia, il consiglio più grande che posso darti è: prenota i tuoi biglietti dell'aereo subito, immediatamente. Vai in Italia e chiacchiera con le persone. Troverai molte persone gentili e disposte ad ascoltarti. Quello che puoi fare è entrare in un bar e chiacchierare con un anziano. Gli anziani hanno tanto tempo a disposizione e hanno tanta esperienza e tanta conoscenza e saranno ben felici di condividere i loro momenti con te. Se vuoi imparare l'italiano per motivi di lavoro, impara a memoria tutte le frasi che vengono comunemente utilizzate nel lavoro di tuo interesse. Se ad esempio ti piace lavorare con le automobili, dovrai imparare tutte le parti dell'automobile e quindi dovrai saper parlare di freni, di volante, di cambio, così come di tante altre cose. Non farti trovare impreparato durante il colloquio di lavoro. Se vuoi imparare l'italiano per pura passione, perché ami questa lingua, ami la musicalità della lingua e i film italiani,
Un modo che hai è ad esempio utilizzare Netflix. Su Netflix puoi trovare tante serie e tanti film italiani di produzione italiana con sottotitoli in italiano. Utilizzare film ti può aiutare tanto nell'apprendimento senza grammatica, perché ascolterai tante frasi che i madrelingua usano ogni giorno, oltre ad imparare tanta cultura italiana. Mi raccomando, non lasciarti spaventare dalla grammatica. L'italiano è una lingua con una grammatica abbastanza complessa. La grammatica contiene tante eccezioni, tanti tempi verbali e tanti ostacoli che dovrai superare. Hai tutto il tempo per superare questi ostacoli con calma. Non far sì che la difficoltà della grammatica blocchi la tua passione o che ti faccia spegnere quella motivazione che ti ha portato ad avvicinarti all'italiano. Un modo che ho utilizzato molto nel passato per imparare altre lingue è stato quello di guardarmi intorno, guardare tutti gli oggetti che mi circondano e cercare il nome di quegli oggetti nella lingua che devo imparare. E così anche tu, se hai vicino una sedia, chiediti come si chiama, se hai vicino un altro oggetto, impara quel nome. Potresti anche scriverlo su un bigliettino e attaccare il bigliettino sull'oggetto. In questo modo, ogni volta che vedrai questo oggetto, ti ricorderai il nome in italiano. Imparare l'italiano deve essere un processo piacevole, divertente e deve rilassarti. Approccia l'apprendimento di questa lingua con questo spirito, con questa mentalità e vedrai che otterrai i risultati in modo molto più veloce di quanto ti aspettavi all'inizio. Se ti è piaciuto questo video fammelo sapere con un mi piace o con un commento. Iscriviti al nostro canale perché ogni settimana pubblichiamo almeno 3 video nuovi sull'italiano e sull'Italia e quindi utilizzare YouTube per imparare può essere un'ottima maniera per approcciare la lingua in modo piacevole. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!